Buonasera, 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 sì, dai, è giorno però, buonasera, buonasera uguale. Ciao ragazzi, siamo live. Fatemi abbassare un attimo qua. Sì, mi sembra già abbastanza basso il volume della musica. Mettiamo proprio a malapena che si senta. Oggi con le cuffie, che devo sentire quello che diranno su Zoom. Ricordo che inizierà alle 18 il webinar, da come l'hanno chiamato qui, ma in realtà sarà una call con vari pool operators. E vediamo che informazioni ci daranno. Dei seri dubbi a riguardo. Come ho detto nel video che è uscito poco fa, dubito fortemente che facciano uscire oggi le pool o comunque il protocollo di pooling, anche se in tanti in giro hanno detto che così sarà, ma non credo proprio che capiterà una cosa del genere. Sarebbe fin troppo bello. Ho letto che qualcuno mi ha consigliato di dare un occhio a EcoPool. Mi sa che era EcoPool. Vediamo. Dovrebbe essere una pool russa. EcoPool Chia. Non la trovo da nessuna parte. Non lo so, vabbè. Comunque, GTab. Vediamo se intanto c'è qualche novità qui su GTab di Chia. Pull reference, un aggiornamento di 3 ore fa per quanto riguarda la pull reference. Vediamo se hanno aggiunto qualcosa di interessante. Hanno aggiunto qualcosa. Ah. Ho capito. Quindi c'è la possibilità già di far funzionare una... sulla testnet di far funzionare la pool. Però solo su testnet per adesso. Vabbè, vediamo. Buonasera Alessandro, buonasera Rudy, Peppe, Nicolò, Leo, Alberto e Andrea. Oggi penso che sarà una live con sicuramente poche persone perché l'orario non è di certo dei più consoni. La maggior parte delle persone immagino stia lavorando in questo momento, anche se è 2 giugno, immagino che molti comunque stiano lavorando o facendo altro, giustamente. Ancora abbiamo 9 minuti d'attesa. Vediamo se intanto ci raggiunge qualche Patreon su Discord. Non sembra. Dovrebbe arrivare il reset, credo. Vediamo un poco. Intanto. A quanto siamo arrivati di NetSpace? Vediamo. Explorer. 15. Dai, siamo quasi a 6. Ottimo. Ha rallentato un po' se non sbaglio. Vediamo. Bah, ha avuto una leggera flessione ieri sera. È rimasta... È andata addirittura giù di 100 peta. Ma poi è risalita senza grossi problemi. Sta facendo i soliti su e giù. Adesso dovrebbe stare intorno ai 16. Vabbè. Not bad. Troppo. Ragazzi, qualcuno di voi conosce questa EcoPool? Che l'ho letta di sfuggita prima nel commento del video che ho postato prima. E... parlavano di sta EcoPool, però non trovo nulla su internet. Buongiorno gente. Vediamo che me lo vado a riprendere il commento. EcoPool è già attiva e funziona bene. EcoPool. Io se la cerco non mi esce nulla. Mi esce ecopool.it che non ha nulla a che fare con Chia.
Non lo trovo. Vediamo, vediamo. Attendiamo ancora. Saluti dall'Argentina. Ciao Mariano. Sì, perché sono andati offline i miei blog. Lol. Stanno diventando i 7 minuti più lunghi della mia vita. Anche se stupidamente so già che non diranno nulla riguardo il pooling. Però, cioè, non ci sarà nessuna uscita riguardo alla possibilità di fare pooling. Però, sai, la speranza è sempre l'ultima a morire. Vediamo qui se hanno aggiunto qualcosa. 4 ore fa. Catch 0 point. Che cosa hanno messo? Ah, vabbè, no, niente. Va bene, poi questa la provo. Oggi so che cosa fare. Scusate, mi sono fermato un attimo che stavo leggendo. Cambiare DNS. Li ho già cambiati, io ce li ho già cambiati. Però non mi esce da nessuna parte sta roba. Boh. Se qualcuno ha un link me lo mandi su Discord in privato, perché io non lo trovo. Vediamo se faccio, ecco, pool.space, magari becco direttamente il sito. Impossibile raggiungere il sito, benissimo. No, non è questa. Buongiorno. Eccoli, abbiamo già reset, ciao caro. Ciao. Oddio mio. Allora, tu che cosa ti aspetti da questo? Da questa call di Zoom? Ma io mi attendo un po' di fuffa. Probabile. Nel senso, sì, spiegheranno, sicuramente più incentrato verso i dev che la community. Essendo comunque una roba dev. Quindi spiegheranno magari i protocolli che stanno adottando, come funzionerà il nuovo linguaggio in testnet e quant'altro. Ma non penso cose concrete per la community. Magari accenneranno qualcosa, ma non si sbilanceranno più di tanto. Secondo me non si sbilancia. Intanto grazie alla chat che mi hanno postato il link di questa eco pool, così vedo che cacchio è. Oh, we are launched, are you? Va bene, questa pool che se ho capito bene è, sì, è russa. Ah, era quella russa? Sì. Okay. Quella grande russa. Start Harvester. Che cacchio hanno fatto? Se ho capito bene, questi fanno fare il replot. Non ho capito bene, devo approfondire. Magari è una roba buona, no? Mai dire mai, visto che siamo obbligati a stare fermi, voglio dire. Matteo, sì, credo sia questa. Credo. Almeno, da quello che mi avevano detto, penso proprio sia questa. Join. Il sito è fatto pure carino, non è strano come quello di H-Pool che non si capisce una mazza. Solo che... dove guardo tutto ciò che sta accadendo? Cioè non hanno una cosa dove farti tipo il tuo account, cioè non c'è niente, com'è? No, non c'è niente. Come fa uno allora a saperlo? Mi scusi. VSL for Windows, vediamo cos'è. No, vabbè, questo è per l'Enterprise, non ci interessa. Va bene. Princess Forno, grazie. Stanno facendo anche questo. Ok, connessione in corso, ci stiamo per collegare. Ok, c'è Gene Hoffman. Condividi lo schermo.
Siamo solo noi due. Ok. Allora, fatemi condividere un attimo lo schermo, raga. Grazie, Guido. Ce la farò, Prometto che ce la faccio. Ah, non me la fa vedere. Fantastico. Ho capito perché non me la fa vedere qua, sto stupido di Streamlabs. Ah, me lo fa vedere. Vabbè, proviamo ad aggiungerlo in un'altra maniera. Acquisizione finestra, ma l'avevo già fatto. Test. Immagino sia questo. Oh sì, ce l'ho. Ok, un attimino che la sistemo, raga, perché se no qua non si capisce niente. Così. Piccioliamo questa maniera. E la spostiamo qua. Ok, si dovrebbe capire. Va bene. Visualizza streaming sul servizio streaming dal... Ah, c'era pure la cosa per farlo direttamente. Saperlo prima. Si vede che non ho mai usato Zoom su Streamlabs. Eccolo, eccolo già. Okay. Ok. It is 9 a.m. We have YouTube up. I think we're missing a panelist or two. Okay. It is 9 a.m. We have YouTube up. I think we're missing. Ok, sta controllando che funzioni, immagino. Vediamo. Beh, molto eloquente per il momento, Okay. There, I think I found the last person we needed. Oh, Mariano. Morning, everybody. Efficient, are you there? Good morning. There we go. Can you post the YouTube link in pools? I don't have it handy. Already did. Oh, awesome. Thank you. Okay. Let's see if I can share my screen here. Should be able to. Is this gonna work? There we go. Awesome. Well, before we get started, let me do a little kickoff. There's a whole bunch of people who are on this webinar, and they aren't pool operators, so your questions aren't going to be taken. We're talking about the folks who are actually trying to implement pools. Happy to have you listen. That's fine, but please know that your questions are going to be focused on actual development of pools. Okay, with that, Efficient, take it away. Okay, good morning, everybody. Thank you for coming to this first Chia Pools for Pool Operators technical, I guess, webinar. I want to reinforce what Gene just said. This is just for technical folks. The main reason why we're doing this is for everybody else, you need your pool operators to be able to work with our pooling protocol to make everything work. So we want to make sure they get a head start on understanding everything. And today is that first step in getting there. Okay. So
Our agenda today is just do some quick intros and then give you a current status, and then Ma se anche nella you stanza have a tech pubblica, Merigo. overview of how pooling works and an actual demo. In che Yes, it senso? Io works. sono dove And vedi then tu la live, update on praticamente. our Quello release che si vede dates, in live, sono then a lì. lot of time for technical Perfetto, io Q&A, and non la then sto one last vedendo thing. perché Okay, sono here we go. la So vocale quick di Patreon. intro. These are the people you're going to see Mi devo on spostare nella Keybase stanza pubblica. in the pools channel No, who are siamo actively in live su helping make YouTube, quindi pools puoi vedere happen. lì, Okay, and I puoi just want to make vedere e sure you guys sentire had a loro. list of who Che they are. piccio. Obviously, you know, Bram created the protocol, and he also Vabbè, had a qua ci hand sta in designing, facendo... actually Aspetta the che main abbasso un hand po' il designing volume. the pool protocol. And then Gene Hoffman is the product manager for Pool, so he kind of Eccoti qua. decides what goes in or out on a 1.0 version of pools. One more time, 1996, which you've Grazie, seen him Adriano. post sometimes in Keybase, is the VP engineering for all of Chia, and his main focus right now is on pools. I'm not sure if he's in the chat today, but Vabbè, sta facendo una have you. semplice Justin, why presentazione don't you adesso introduce yourself di briefly? delle varie persone Hi, yeah, I'm Justin England. che si I occupano think the list of people who don't know who I am is del pretty progetto di short, Chia but I'm the Network. director of DevOps here. I run, as it says, the test nets as well as all the other ancillary services that help the blockchain run smoothly. Next is Mariano, who's Sorgente 711. You want to do intro yourself? Hey everyone, I'm Mariano. I'm working on consensus, pools, cryptography, and things like that. And I will explain today the pool protocol to all the operators. Quindi sarà Mariano oggi che spiegherà bene o And male then you have a il few other protocollo di folks who get a pooling. list here that they may not actually be in the panelists, but they will be active in the pool channels. Ragazzi, è troppo alto il You have Matt volume Howard, who basically created della the call, lo singleton abbasso. for the pool NFT. Adam Kelly, which you've seen him interact a few times already in the pools channel. He does all the integration or a lot of the integration for the pooling protocol. And then Seedon, who leads the GUI development. And then Mi for sa che non si myself, vede, you guys all ragazzi, know who I am, so we're going to keep on going here. Okay, so Mariano, take it away. No, io non vedo nulla. Sì, sì, So- io YouTube. ve lo modifico, All right, ragazzi, so un Chia attimo. pools design principles. First, I'm going to explain kind of how we designed the Chia pooling protocol and why we made the decisions that we made. And there are a lot of different conflicting requirements that we have to meet. We started basically by thinking about existing proof of work protocols like Bitcoin and Ethereum and how they do pooling. And one of the really important things about pooling is that it's Sto quite a perdendo. centralizing factor, right? Like the big pools tend to become bigger, people gravitate towards the same pools. And we don't want a situation where one or two pools control like most of the network. And even if it does get to that point, we don't want it so that those two pools can do anything wrong in the network. This is a really, Ve lo devo really sistemare, important requirement. ragazzi. Yeah, Bram, do you want to say something? I don't know. He keeps raising his hands. I may not know why. okay. So I'm gonna lower his hand back. Anyways, Ok. so with Va bene, qui ovviamente dà qualche cosa principale per quanto riguarda, so che non è bellissimo, però è giusto per farvi vedere quello che stanno anche facendo vedere, appunto. Sicurezza per i farmer, quindi tutti i farmer avranno le loro chiavi, come giusto che sia. Non si può fare cheating sulle pool, vabbè, cose classiche che si sanno ovviamente per una pool. Quello che avevo detto io anche in un altro video, cioè il fatto che hanno inserito una sorta di sicurezza per evitare che altre pool vadano ad attaccare altre pool, quindi che si attacchino fra di loro. And the farmer can run their own full node, or they can ask someone else to run it, or they can connect to an external party. Ecco, poi c'è la possibilità che i farmer possono utilizzare il proprio full node, questo ovviamente aiuta la decentralizzazione del sistema, altrimenti è la pool che fa il run del full node e i farmer che si attaccano utilizzano quello. Si può passare da una pool all'altra, vabbè, cose che se avete visto il mio video precedente già sapevamo. So that's a really important requirement. One thing I want to point out here
is that when comparing proof of work protocols to proof of space, there's a really important distinction which makes things harder for proof of space. And that is that in proof of work, there's no private key. You're just hashing. And Grazie Federico. you submit your hash. If your hash has a lot of zeros, you win, right? So there's no way to scam the pool in proof of work because you're committed to the pool when you're doing the hashes. In Chia, proofs of space actually have a private key, and you have to create a signature with your proof of space. So in theory, you could win in Chia and then potentially sign something different, right? The proof of space is not technically tied to any pool. So that makes things a little bit harder, and why we had to design a lot of stuff to make it secure. So talking about the second point here, security for the pool. Ok, così dovreste vedere meglio, ragazzi. Non riuscirò a leggere la chat, provo a mettermela, tanto ancora sta dicendo le cose che già sappiamo, Metto la chat sul telefono perché altrimenti non vi posso leggere. Vi chiedo scusa, ragazzi, perché non immaginavo. No, ho sbagliato. They could just change it to a different pool. Right, if we had pooling just based on changing rewards target. Grazie Federico. That would not be secure at all because a farmer can scam the pool. So, okay, so what is another way we can design it apart from how it's working now? Allora, adesso the naive way to do the pool protocol is to encode dovrei riuscire ad avercela in the plot, which is how we do it now. We encode the address of the pool in the plot. And that works pretty well, right? The rewards go straight to that pool and it's cryptographically tied to that pool, because the pool's address is in the plot. Ok, ce l'ho. But there's a big issue with that approach, and that is that you can't change pools. No, Valerio, per adesso stanno semplicemente spiegando le cose che avevo già detto io nel video precedente in cui parlavo delle novità che riguardavano le pool, quindi nulla di nuovo sostanzialmente. Bad power dynamics, I guess the pool could force you to do certain things because you're stuck with them, and the pool could go offline, etc. So that's really bad. So we really want to support pool switching. So instead of putting the address of the pool in the plot, we're going to put the address of a smart contract called a singleton that the user controls, and I'll get back to that a little bit later. So another thing for pool security is that the 1.75. Ovviamente, vabbè, non ci sarà la necessità di registrarsi a una pool, quindi non ci saranno delle username e delle password, perché già nel mondo del mining, ragazzi, è una cosa normalissima, cioè tutte le pool funzionano così. This is very important because it prevents attacks where a pool can attack another pool by farming for them, but never actually claiming the rewards. So this actually adds security, and it also adds some nice rewards if you happen to be lucky enough to be the winner. Okay, some of the other design things. Pool switching, which I talked about, it's very important. Allora, sta parlando del pool switching. There should be no Bisogna riplottare, ovviamente no sì. pool username and password. A user can just change their pool and then change the pool on the blockchain. Penso di sì, Playgame, anche se allo stato per ora non hanno detto nulla che già non si sapesse o che già io non abbia spiegato in qualche mio video, quindi per ora non hanno detto nulla di nuovo. One of the other last requirements we had is configless blockchain backup. This means that a user can have two different computers with the same anche keys, right, the same 24 words, and they can join a pool on one computer, and the second computer would instantly see all those changes, right? They would be able to also pool on computer B. This means that the user doesn't need to go changing config variables or like editing. Questa sarà una cosa molto comoda che in realtà avevo già preannunciato anche con chi ha fatto le call private con me. Non ci sarà la necessità più di sincare più computer, quindi se avete più farmer, più computer che vi fanno da farmer, quando ci saranno le pool non sarà necessario che siano sincati fra di loro. Semplicemente si fa il login con la password e basta. I nuovi plot, eccoli qua. Oh, ecco. Per tutti quelli che lo chiedono, ragazzi. So far. And then no, nessun account, Mr. Colo, come hanno appena detto. Which will release shortly
Qui vi fa farmer vedere la public key part is differenza still the same, quindi tra in i the plot 0.25. attuali, che all'interno But hanno for la number 2, farmer you now have public something key called the e la pool pool contract public address, key. Nei also known nuovi as plot paid ci sarà singleton sempre la address. farmer And public this key is the e la pool this contract is an address. address of Che ora lo spiega. of a singleton kind of contract on the blockchain. And I'll explain how that works in the next slide. But before we move to the next slide, I would just like to say that these Spoiler. two things here, the farmer public key and the pool contract address, they cannot be changed once you made the plot, because those two things are hashed together to generate the plot ID. Plot ID is a hash of those two values. And your plot ID determines Vabbè, the sì, whole adesso plot, sta dicendo obviously. che, vabbè, come funzionano le So, pool, che tutti gli once you hash choose messi those values, you can insieme never aumentano change la them. possibilità di That's guadagno, bla bla that's bla. why we can't change previous Nulla di plots nuovo? as well, because they have those values. Quindi sì, ragazzi, è kind of ufficiale, encoded ma into lo the era entire plot. già un mese You fa can't change these plots praticamente. once you create them. Che bisogna riplottare. Okay, Punto. next slide. So now I'll explain a singleton. So what we want for these pools is for the user to control some kind of smart Sì, si coin, potranno usare anche per altre which pool, they can use to Mr. kind Colo, of keep altre their cool. current pool. So they can have a smart coin, and then they can say, I want to switch pools, and then the smart coin will encode the data for the new pool. So it's kind of difficult to do this with UTXO blockchains. Anche to lui have dice like che one potrebbe address essere that doesn't abbastanza change difficile forever, da spiegare come because it has to funziona be in the questo plot, right? sistema di singleton. So the way we do this, we Ovviamente have lo something called è. a singleton, which is kind of like a Eccolo! one of a È kind. arrivato! It's kind of like an NFT. If you create one on the blockchain, there can only be one Bram. forever. So the user creates their singleton using the singleton genesis coin. Non credo lo diranno oggi, And Valerio. the Io me lo singleton auguro, genesis ma non coin credo. is just like a coin. It's any Chia that you have in your wallet. This is why you need Chia to create a singleton, because you need to put something on the blockchain, and you need to have a coin to spend in order to put something on the blockchain. So you have the singleton genesis coin at the top, and then you spend that and you create your singleton. You're kind of like setting up your Per loro singleton. chi intendi, Jolly? And then when you create it, Intendi i you can dev? specify Non avrebbero different nessun information motivo like per farlo. the address of the pool that you're pooling to, the Cioè, sarebbe owner uno public scam key, which is the tremendo. public key of the user that can control that singleton. Only one user can control that singleton. And like things like the pool URL and other important metadata. So all that goes in the blockchain. And every No, li time potrete ancora you want to update utilizzare, that, Carmelo, you li puoi spend ancora your singleton, utilizzare i plot and che you hai create a fatto new fino ad singleton, adesso, ma in solo, non which li has the puoi same ID. mettere all'interno di una pool. So you kind of like spend, as opposed to Ethereum where you have one contract with the same address that you can just modify. In Assolutamente, Chia, Jolly. it's kind of like Bitcoin. You have to spend a coin and you have to create a new coin that looks the same as the old one, right? So in singletons, it's not like you have one singleton which changes. You always destroy a singleton and create a new one whenever you change it. And it has like an inner thing called the Ok, quindi anche se dovessero launcher fare ID, come hai appena which detto, always stays the Jolly, il nuovo singleton andrebbe a cancellare quello Anyways, the precedente, user quindi can modify the singleton and change the pool they're assigned to. And anche perché there's dovrebbe another, essere legato another all'hash, smart quindi contract non called this penso paid possano fare una singleton cosa del puzzle genere. on the left here. And that is the so puzzle hash, to remind people, is the same as an address. An address is a pretty way to encode a puzzle hash so that users can read it. So the paid to singleton puzzle hash or puzzle, this is what goes into the plots themselves. This is what the user commits to, and this never changes. This paid to singleton puzzle is what receives the funds, right? Because the plot has an address, and when you farm a block, Ancora non è stato the detto, Michele. 1.75 goes to the È appena address that was iniziata. specified in that plot. Da 10 Well, minuti. this address is called the paid to singleton puzzle hash. So the 1.75 coins go there, but those coins are not directly going to the user or to the pool. They're kind of stuck in this singleton puzzle, paid to singleton puzzle, and they can only be claimed to the pool. So basically, this singleton puzzle can only be spent at the same time as you're spending the singleton itself. So you can't spend the paid to singleton puzzle without spending the singleton. And the singleton has the information that says that these rewards will go to the pool. I don't know if this is making sense to people. If there are any questions like Gene or Rich,
if there's any things that I can clarify, please let me know. Si è reso conto Mariano che è un po' complicata questa cosa. Ok, va bene, ha passato la palla a again, Jen, to prego. reiterate, No? the thing on the left, the pay to singleton puzzle can only be spent at the same time as you're spending the singleton, and that generates an output. Due to the rules in the singleton, it has to generate an output that goes to the pool. So the 1.75 will be claimed, and the output will go to the pool. It's important to note that anyone can claim this. Vero, Mariano. Anyone can make this transaction in the blockchain for the claim. This is what we call an absorb. And although anyone can make the transaction, not everyone can receive the funds. The funds have to go to the pool address because that's locked inside of the singleton already. Quindi, se ho capito bene, in questa maniera... So there's no way that anyone can steal it from the pool. It has to go to the pool address. Ok. And then when the user wants to switch Scusate, pools, ragazzi, sto cercando di ascoltare spend pure. the singleton, specify a new pool address, and there's like a timeout of 30 blocks or whatever the pool wants to set it to for that to be finalized, because it's not secure if you can change it without any timeouts. Okay, so this is all blockchain state. The pool has to keep track of each of the singletons of each of their users, and the pool has to always check whether the user singleton is assigned to that pool, right? Because if the user switches to a different pool, the pool has to be like, okay, I'm not paying out to that user anymore because they switched pools. Oh. So the pool is always looking at the blockchain. The pool runs a full node, looks at the blockchain, and inspects all of the singletons in the blockchain for their users, and then sees whenever they're changing to a different pool. Another thing I want to talk about now is the difficulty. So usually there's signage points every 9 seconds. Ok, va bene, quindi se ho ben capito però questo va a limitare un po' da una parte le pool, perché non avresti la possibilità, tu come pool, che ogni singola persona possa richiedere il payout quando vuole. Mi sa che la pool dovrà impostare un momento in cui verrà fatto un payout per tutti. Quindi verranno pagati tutti nello stesso momento, tutti i farmer nello stesso momento. We want to have a custom difficulty for each farmer. So the farmer can, when they're farming, instead of sending difficulty 1,000 to the harvester, they're sending a really, really low difficulty, maybe 1, or maybe like much lower than that, right? So that, let's say we want to target a proof every 5 minutes for every user. So the farmer lowers the difficulty significantly, sends that to the harvesters, and now the harvester is going to find a lot more proofs. It's as if they were farming in testnet. Vabbè, sì, questa è la difficulty impostabile, l'avevano già, it's really, really già easy spiegata. Even with like 10 plots, you should be able to find a proof every few minutes. So there's an artificially lower difficulty, and then the farmer gets the signage points from the blockchain, sends them to the harvester with a low difficulty, and then instead of sending these proofs back to the blockchain, right, instead of sending the winning proofs to the full node, they send the winning blocks to the pool server. And this is something called a partial. A partial is kind of like it's a proof, it's a full proof of space, but it's not good enough for the blockchain, right? So a partial is just a proof of space that is farmed with a lower difficulty. So when the farmer submits partials, the pool can verify these partials. Ma io in realtà me lo auguro da una parte, Jolly, Cioè non mi dispiacerebbe. Anche perché secondo me hanno fatto una mezza fesseria a non preparare il protocollo di pooling già al lancio della moneta, però... Vabbè, qui comunque in breve vi spiego, vabbè, non posso abbassare il volume. Is also a good way to, no, non posso abbassarlo. To kind of check that your setup works. The pool won't reward you. The pool won't acknowledge your proofs if they're late. Ovvio, nel senso che all'interno della pool ci sarà il farmer che avrà il plot che va a vincere, ecco, diciamola così, e devo abbassare altrimenti non riesco. The pool can adjust the difficulty for that farmer. Ok. So if the farmer is submitting like a ton of proofs, like 1 every second,
E questo poi viene presa, questa tra virgolette then the vittoria, pool non can viene say, mandata okay, I want to direttamente increase alla the difficulty blockchain, for o this meglio, guy non viene because validata direttamente dalla he's going really blockchain, fast, right? He's ma submitting viene a lot of proofs. Like mandata maybe alla he grew a lot pool, in perché space. così come l'hash So non then basta, è the la pool pool just che poi responds with procede a a higher fare una sorta di difficulty, and then verifica, lo sto the farmer portando adjusts proprio his con difficulty, parole and basically facili, he'll ecco, get less diciamo proofs così. now. Non è So proprio every così, user però, is targeted for per 300 darvi proofs un'idea. per day, and that's a completely arbitrary number. The pool can set that in the config. So if you're a pool, you can say you want 10,000 proofs per Nella day or pool 1 ovviamente proof ci per sarà day la per user. possibilità di modificare You can do that. la You can do whatever you difficulty want there. richiesta, e se non ho capito male, questa l'avevo vista pure su And GitHub, that depends on la the possibilità performance, right? di You might want to have better performance, accettare la difficulty so you want richiesta to do da ogni less singolo farmer, proofs, quindi less in partials modo da per non day avere per una user. difficulty Or you fissa might per want to do tutta la more. pool. Anyways, performance is something that should be worked on. It hasn't been worked on so much in the reference code, and that will depend on each pool and how much they're growing. Okay, makes sense. Next slide. So the API that the pool has to implement Questo è anche are these vero, three Jolly. methods. Ok, The first pool one, protocol. get pool info. This is what is called from either the GUI Ok. or the CLI. When the user wants to join a new pool, the Questo è un GUI po' più would call lato this dev, ok? endpoint Serve a ben poco and alle get all this information persone, about the cioè pool and ai display it to the farmer user. questa cosa, però So a me the user can personalmente see, interessa, what are the anche se settings l'avevo for già this vista fee su for this GitHub pool, questa cosa. what is the payout interval and things like that. Optional for pool And to then implement, the ok. second API call is the post partials. Quindi And this abbiamo is la how you possibilità submit di ottenere purchase base statistiche, from informazioni the farmer riguardo to la the pool. pool, di And inviare it's i interesting to partial note proof of that there is no space registration dei here, there is no farmer sign up. alla pool. Il get login invece per the loggare farmer can just nella start web sending interface partials della as pool soon as per they le configurazioni, la metrica, eccetera. They do need to have a singleton on the blockchain. Non è So before obbligatoria sending questa the first cosa. partial, È they need to create their optional. singleton, which I believe we call Plat NFT for their user-facing interfaces. But after the farmer creates their singleton, they can just instantly start LOL, sending partials to GG the pool. Alessio, io in realtà sono And then felice there's per the te, third one, anche se which is molti ti get odieranno, lo so già, login, which is però used GG for per te. user interfaces. So if the farmer wants to log into the website of the pool, this is a common use case in proof of work cryptocurrencies. You can see your rewards, you can change settings, etc. We also have a protocol for this, but this is optional. It's not necessary for pooling. You can only implementing the first two, you can successfully do pooling, because there is no real reason to log in at a website, because in the Chia GUI or in the CLI, you'll be able to change pools, set the reward address, and see your status in that pool. So the get login is optional, and it's not finalized yet. We're Sì, quindi discussing how to do that. c'è a livello opzionale, ci sarà la possibilità. Okay, yeah. Ok, dicevo, ci sarà la possibilità appunto dei farmer anche di poter dare un occhio a quello che stanno facendo, quindi per vedere effettivamente che cacchio stanno formando nella determinata pool, però questo è sempre lato nostro, quindi lato di chi fa la pool, implementarlo o meno. Era apparso per un attimo testnet demo, quindi dovrebbero far vedere appunto a grandi linee come funziona. Questa potrebbe essere sicuramente interessante per tutti quanti. Non solo per chi sviluppa eventualmente una pool, porca trota. Okay, so I have two computers here. They're both on testnet 7. Questo è sulla testnet, ragazzi. Ha detto che ha due computer, entrambi sulla testnet. So the white GUI and the black Come GUI. potete vedere, infatti, testnet 7. So we have this new thing called the pool tab. Vedete, here. sulla sinistra c'è questa nuova voce, pool. Can see all the pools that they have joined. So each one basically represents a singleton. So you can see the name of the pool. That's returned by the get pool info API call. You can see the URL of the pool, how much you've won so far. The current Sembra abbastanza that pool semplice. is assigned to you for that singleton, and points balance and points balance in start. Si ha un riassunto veloce della pool a cui ci si è So here you can see I have two attaccati. singletons. This one has difficulty 10. This one has difficulty a lot more. And the reason why is that this one might only have like a few plots assigned to it. So its difficulty is really low. And this one has a lot of plots assigned to it.
Ecco, la difficulty che si adeguano, come spiegava prima, quindi ha detto nella reference pool, come potete vedere, la current difficulty è molto alta perché ha tantissimi plot là dentro, mentre nell'altra no. Qua è, vuoi joinare in una pool? Crea un plot NFT, lol. So you have to claim your own rewards and they will go directly to you, the 1.75. There's not much purpose in doing this, but it's an option. Ecco, vedete, qua adesso quando si va a creare l'NFT, ecco, vedete, cambia. Ci sta self pool, quindi per chi vuole continuare ad andare in solo, oppure pool URL, che sarà ciò che si dovrà inserire, insomma, l'indirizzo IP, l'URL per entrare in una pool. E subito sotto vi farà vedere i dettagli della pool, dell'indirizzo che avete inserito. And it's see the settings, right? It's important for the user to check this because they don't want to get scammed by that pool, right? If there's some malicious information here, the user should know about it. Grazie, Pierpa. Once the user have verified everything, they click create, and that will get created in the background. The thing is, it has to confirm on the blockchain first. So we do need to add some stuff here, but basically there's a pending transaction that is waiting to get confirmed on the blockchain. Sì, vabbè, qua vi fa vedere cosa controllare, il fatto che se siete effettivamente entrati o meno nella pool, perché appunto ci sta un pagamento di un mojo per spostarsi. Ok, questo mi interessa, scusate. The one with 1,000 is obviously more important and worth more, right? Because it's more difficult to create that proof. So when the user is farming and submits a partial of a certain difficulty, they are awarded points in the pool database for the difficulty that they farmed. So if you farm, if you create a proof with difficulty 10, the pool will give you 10 points. If you create a proof with difficulty 1,000, the pool will give you 1,000 points. So it doesn't really matter what difficulty you set because it's proportional, right? The higher the difficulty, the lower the chances of actually finding it. So the pool can kind of keep track of the points of all the users, regardless of what difficulty each user has. And also the user can see their points going up and they can see how many points they found since they started the UI. And we're going to add more metrics like how many points they earned in 24 hours, etc. Also, we want to add things like how many plots are in the singleton, etc. So there's some stuff missing here. But let me show you this RPC. There's this RPC called get pool state. And this returns basically all the points that the pool acknowledged in the last 24 hours. Okay, here. All the errors the pool gave you in the 24 hours, configuration for the pool, and basically a lot of information regarding points. So anyone doing any GUIs can also use this RPC to get all information about the pooling singleton and how many points the farmer found, etc. Okay, so as you can see, this got created in the blockchain. And yeah, so once it's created, then you can also create plots. So let's talk about that really quick. So how do you create a plot for that? Quindi una volta scelta la pool, so you create add a plot. Added plot, seleziona il plot, va bene, ovviamente mette il K25, seleziona le varie cose. Yeah, K25s are not good. Ecco, e poi c'è optional join a pool, quindi quando andate a creare il plot selezionate a quale pool volete che sia attaccato il plot. And all the singletons you've created will show up here. So if you select none, that's going to farm in the normal way that we know up until puoi now. Cambiare da una pool all'altra. But now you can select a reference pool, or you can see all your singletons here, and when you create them, that's going to use the new, there's a new command line argument for the. Quindi questo significa che volendo potreste farmare anche su due pool nello stesso momento. Non so quanto possa avere senso, però sì.
So here you can see this command chia plots create. Sì, vero Maurizio. Okay, it's going. Bisogna vedere, sì, dal lato estetico Let me sembra abbastanza zoom- poi oh, bisogna oh, vedere I'm lato very fast. funzionale come Here you sono can see chia messi. plots create, and I pass in this new argument -c. That is what is the pay to singleton puzzle hash that we talked about earlier, right? So basically, each one of your singletons has a different pay to contract puzzle hash, and you specify it using -c when you're plotting. That's the same thing that I did in the GUI, but in the GUI, I just selected it from the dropdown. So I believe it's not here yet, that address, but we will add it here so you can just copy and paste it as well. Another thing to note is that you can also access these things from the command line. So you can do like chia plot NFT. Let me zoom in a little bit because it's kind of small. So there's this new command line program called Chia Plot NFT, and right now it's only created show, but then it will support pool switching very soon. So you can do Chia Plot NFT show. Ora sto facendo vedere comandi da command line, quindi... And each one of your wallets has different Plot NFTs because... Sorry, each one of your keys can have different Plot NFTs because they're tied to a key, right? Because it's a blockchain thing. So for example, giustamente se avete più wallet poi vi chiede tipo qua ha fatto ho messo il comando per vedere quali sono i plot NFT che ha, poi ovviamente se è più di una wallet key devi selezionare quale wallet key e ti dice quali sono. You can also do Chia Plot NFT create. This is how you create a singleton or a plot NFT. It's the same thing. You say u 10.0.0.45. Non si vede il prompt, raga. Specify the key that you want to create it to, and now it tells me we'll create a plot NFT and join this pool, and it shows me all the information, and then I can confirm yes or no. So I want to create this plot NFT, and that's the same thing that I showed in the GUI for creating a singleton or a plot NFT, but you can do it in the command line too. Finally, the other thing I want to show is on the right side, I have the pool server running. È un po' incasinata. So as you can see, vabbè. This is returning points balance. So this means that a partial was submitted by the farmer, right? So it's returning the points balance. Every time the farmer submits a partial, the pool will submit back the points and the difficulty. And here you can see an error. So did not find signage point or end of slot. So sometimes when a signage point gets reverted for the blockchain from the blockchain, then that signage point is no longer valid, right? If there's a reorg in the blockchain and certain signage points are no longer there, we don't want to award farmers for that signage point anymore. So we basically will not give them points for a signage point that doesn't exist on the blockchain. Ok. Another thing it's trying to do here is it's trying to... Nulla di interessante, ragazzi, per chi magari non mastica molto l'inglese. Comunque, in molti nella chat di Zoom stanno chiedendo c'è un modo per 1000 plot cambiarli tutti facendo un semplice click o li devo fare uno a uno, però non ha ancora risposto. Questo mi interessa. Vedete, questa è quello che si parlava prima di Swar. Per poter supportare la creazione dei nuovi plot deve supportare appunto questo pezzo di comando, questa opzione. Penso che sarà fatta rapidamente, voglio dire, non è nulla di così difficile. Grazie Valerio. Adesso me lo vado a fare il caffè. But that's basically it for the demo. So a couple questions that have stacked up. Ecco, un po' di domande. Can I join two different pools with the same plots? Posso andare in diverse pool. Your plots are tied to a singleton, ok, and the singleton hanno chiesto posso con lo stesso plot andare in diverse pool? Ovviamente la risposta è no. Can pools ban users? Le pool possono bannare gli utenti? Sì, le pool possono bannare gli utenti. Launcher ID, it's encoded into the plot. So
the pool can ban users if it wants. Let's see. It's not really, well, the pool can't stop someone from pointing at the pool, but the pool could not give them the rewards. Right. Giustamente Bram dice... At the end of the day, the pool controls the rewards. That's right. So, in fact, one of the questions was, Ok, can a pool va bene, no, che giustamente diceva, because però potrebbe anche sometimes il pool operator semplicemente fare in modo che quell'utente The non answer to riceva that is, if you're getting le paid, rewards. Vabbè. then it's fine. But they can do a rug pull for the payout interval, right? If the payout interval is 3 days, the pool can accumulate rewards for 3 days and then leave, right? And then never pay people. But that's what reputation is. That's why reputation is important, right? If the pool is never paying users, that's not a pool you want to join. You want to join a pool that is always paying out rewards with low fees. Spero che abbiate capito questa cosa. Right, you can always switch. So as soon as you realize that they haven't paid out in 3 days, then, or whatever the interval is, then you're like, okay, this pool is a scam. Let's go. So they can never steal user funds. They can only temporarily not pay out, if that makes sense. Ecco, con il pooling protocol ha specificato le pool possono al massimo frizzare i vostri fondi, ma non se li potranno mai prendere. How do end users get the singleton? We've talked about that before. I want to make sure we've mentioned that. End users create the singleton using the GUI that I explained by clicking on Pools tab and adding a Plot NFT. That's how they create a singleton. I think the question was for those of them that do not have any mojos or any Chia. Oh yeah, they can get mojos using the faucets, faucet.chia.net, I believe, or they can ask to a friend to give them a few mojos. When you set a limit of proofs per user, are you technically putting a cap on farm size per user? No, proofs per user are independent of farm size. If you have 100 petabytes, you just set the difficulty really high so that you still have the same number of proofs per day as someone with like 1 terabyte. Right? It's just a matter of increasing the difficulty for each user proportional to their space. Giustamente qua chiedevano... How can a pool identify the winner? Can the pool can look at the pay to singleton puzzle. So it basically searches the blockchain. Ah, ok, per capire, immagino per capire chi ha vinto. And if there's any money in this address, it knows that it's one of their users. Chi ha trovato, qual è l'utente che ha trovato, tra virgolette, che è proprietario del plot che ha trovato when users l'hash. submit partials, they kind of alert the pool to the existence of their thing. How should you implement login for people who use multiple singletons but the same pool? Should they log in for each plot group? Identify the winner, ok. Yeah, the login Questo che protocol parla Mariano chi è? In che senso, Valerio? So you can't do chi è questo qui? Mariano Sorgente? Diciamo che è responsabile che si occupa per lo più proprio dell'engineering delle pool. Del protocollo di pool. This is a first version. There's stuff to be added. Let's see. Can the 1.7525 split be changed? No, that's in the source code and consensus rules, and that's there forever. Yeah, the reason for that one is if there is a pool that's larger than that split, which there is right now, hopefully won't be in the future, then in principle, that pool, if they were making all the blocks themselves, which we're also not doing, could profitably attack other pools by joining other pools, collecting partials, and throwing out actual blocks that they collected. Non lo so, credo di sì. Spero di sì, Jolly. Completely untrustedly allowed you to do that, then it would be profitable for the pool in question because sì, ma a prescindere se si è dei dev o meno, capire come funziona una cosa dove comunque ci stai dedicando del tempo, a prescindere che tu sia un developer o meno, è buona cosa informarsi. There'd be a high enough proportion of everything that they would be net positive.
on that. So it's really Non bad ancora, policy Valerio. to not have a split there. So we coded in that split. Also, the farmer gets all the transaction fees. One part of what's going on here is we really want farmers to be making blocks, not pools to be making blocks, because that's another safeguard against bad pool behavior. And if the farmer's making the blocks, it doesn't make sense for transaction fees to be going to the pool, because there are pretty straightforward kind of under the table ways in which people could pay farmers transaction fees that wouldn't exactly show up, because they'd be based on these anyone can spend transactions. And that's a bunch of chicanery we don't want to have. So we're just kind of skipping to the end and making it so that the farmers directly get the transaction fees. Qualcosina sì, Daniele. Also, it's worth mentioning this. Not going to be 0.25 forever. It's esagerato. going to have. Infatti. But the proportion will always stay the same as far as farmers versus pool rewards. And by the way, Bram's answer there is really important for those of you Non concerned about penso the proprio, pool being Matteo. very large. Unlike proof of work, our pooling Oddio. protocol does not have non credo. signing the actual blocks, and that removes a tremendous attack vector and basically keeps the decentralization quite high, actually. How can pools set minimum withdrawal limits? Can it change depending on the transaction fees of the network? Totally up to the pool. I believe we've answered this before. I want to do it one more time. Is the relation between difficulty and chance to find a proof linear? If not, would we need to adjust an algorithm to adjust point rewards? Completely linear. The speed of Time Lords is also thrown in there, but for the most part, you assume Time Lord speed is kind of constant. So, Bram, I'm going to ask you a couple questions just because, like, we hear it everywhere all the time. Qualche Are domandina we per going Bram. to change the reward schedule? Can we ban a pool? Is this really decentralized? No. Yes. Ha risposto in ordine. The Vabbè, reward domande che schedule avevano is già not fatto changing. prima. We don't do hard forks around here. We launch the network, and we're going with launching the network. Everything that we're releasing right now is layer 2 stuff. This isn't even a soft fork. We're changing nothing. Like, in principle, y'all in the community could have built all this, but you know, we so far have all the expertise. We're trying to change that, but we're not. We just don't do forks if we can at all avoid it. We never do hard forks. We don't anticipate doing any soft forks for a good long time. This is all this is all layer 2 stuff. So no, we're not changing the reward schedule. That would be very, very bad. That would be us just acting as dictators of the network, not it being a decentralized network. Ok, And quindi per adesso non cambieranno le rewards del network. That, but that's Penso sia anche normale, voglio dire. No DAO bailouts going on around here. What was the order? Oh, can we ban a pool? No, we don't control the network. Qualcuno aveva chiesto se Chia Network avrà la possibilità di bannare una pool. Ovviamente lui sta rispondendo no, non possiamo, perché noi non controlliamo il network. We're very decentralized. Aiming to be more decentralized in the future as things go on. In particular, we want to make sure that that there's a healthy ecosystem of multiple competing pools, none of which are particularly large. I just want to add one thing. The support for the smart contract address, as far as the plots go, that's been in there since mainnet launch. So we haven't changed anything, like Bram said, we haven't changed anything to support this as far as the chain goes. Yeah, this was all according to plan. It's just it wound up having to be on a very accelerated schedule. We, before pushing the release out with the consensus algorithm we have, we cranked up the number of reward events per day to basically as much as we dared without there being some serious potential like orphaning problems in the protocol. So there are almost 5,000 reward events per day that happen, which means that if you're 5,000 5.000 rewards al giorno allo stato attuale, that you would get about 1 reward event per day. So if era 50, that would mean that if the net space was like 5 exabytes and you were 1 petabyte, you'd be getting about 1 reward event per day. And now we've blown way through that, so even a petabyte is getting a little dodgy.
So the theory was, if you're getting like at least one reward event per day, you're good. It's a little noisy, but it's like in the course of a month, maybe you get 20 rewards, maybe you get 40 rewards. You're getting pretty consistent rewards. Our initial coin price fa was ridere, higher than bravo we ragazzi, expected, scusate, ogni tanto si which has stunna. resulted in my thesis of people are going to be farming with all kinds of stuff has gotten validated a lot faster than expected. So the need for a pooling protocol has been a lot more than expected. So we've been really trying to get this out as quickly as we possibly can. We've only had real coin price for like a month. And the team's Not been even really, a month. yeah. So the team's been doing a great job really cranking on Lo this. sta but, dicendo anche Bram, ma io lo we're dico da trying to quando do è it stata right and rilasciata, fast, che allo and stato it's a real attuale struggle. il token Just to non ha remind un vero everybody asking prezzo, cioè questions, quello che this is vedete pool adesso non è operators, il prezzo che avrà la coin nel futuro, Questions answered. Not ovviamente. today. Can anybody start a pool? Può chiunque iniziare una pool? Yes. Sì. But there are real issues running a pool. For those of you contemplating it and have not done it before, especially in the United States, you may need individual state licensing as a money transmitter. You'll have to issue W-9s to each of your pool participants. You probably have to KYC AML them. This is a non-trivial undertaking, and you're taking on financial responsibility for a large group of people. You will also be a target of every hacker and cracker online trying to steal your pool funds to take to their wallet. So I caution anyone that running a pool is not an easy thing. Ovviamente ha detto di fare molta attenzione per chiunque volesse iniziare una pool, perché ovviamente sarà bersagliato da qualunque hacker per cercare di avere accesso a tutto ciò che riguarda la pool che possiedi. Sempre stato così. Chia pool. You can say, hey, Chia pool, someone's done that. That's skating up to the line, but please don't. What we're trying to do is make sure that no one believes that there is an official sanctioned pool. There will be no official sanctioned pool. Yeah, we really want there to be a healthy ecosystem of pools. And as part of that, we're not running one ourselves. Ovviamente non ci sarà nessuna pool Saw a ufficiale. question asking if there was going to be a GUI of some sort for pool managers that wasn't demoed today. No, there's no GUI for pool operators. There's just a server implementation. It's called pool-reference, and it's on GitHub. As to whether there will be, I'm sure something will be written in the future. And as with all things, used with caution. Yeah. Bramer Mariano, can you walk through again why this doesn't have block withholding attacks? What? The idea being that if you won, you wouldn't give it to the pool. Oh, that attack. Sorry, there's a. When you say block withholding attacks, I'm thinking grinding attacks on consensus. It's because of that split where a bunch of the funds go to the farmer that you would, if the split was literally 0, then it just wouldn't cost you anything to mess with the pool by joining it and just burning stuff. But with the split, being the way it is, Daniele, allora, la maggior parte delle persone che si stanno avvicinando a Chia, molte non sono mai state vicine al mondo del mining, penso la maggior parte. Quindi è la domanda che viene fatta più spesso, ma in realtà se ci stanno mettendo più tempo significa che hanno trovato qualche criticità che vogliono risolvere prima che vengano rilasciate, quindi va solo a nostro vantaggio. Se poi la gente è fissata che, ne leggo davvero su Discord, ovunque, ragazzi stiamo rimanendo indietro, stiamo perdendo il treno, a block reward, I'm just non mi esprimo. I'm going to leave the pool instantly. Penso si sia capito il mio pensiero. For myself. You can't do that. The pool has time to claim it. Which ID is the main one for points aggregation? Launcher ID or P2 singleton? The P2 singleton is derived from the launcher deterministically, so they're both unique. But we've been using launcher ID as the main ID for everything. There might be other pay to singleton things that are done. Si vede zoom. Like we've internally discussed making Come it no, so ragazzi, that, sì che si vede. So there's
a pay to singleton that has like a trapdoor in it, so that if like a pool just kind of goes Il treno era offline filato il or just 15-20 stops aprile. Ma functioning, chi that lo the actual dice, farmers Daniel? to it Sulla can go base claim di those cosa rewards dite for questo? themselves if the pool just Questo takes vorrei capire. forever to do the claiming. And that would Per be questo meglio aspettare le a pool per i different piccoli pay to miners. Il treno è singleton ID. partito, ma non è It's che a l'abbiamo different perso. format. But there's nothing stopping pools from and wallets from supporting No, è che probabilmente more new Andrea in realtà formats sta like that in the guardando la future. parte We're precedente just trying della, really hard to make sure that della our live dove non si singleton vedeva per format 5 minuti, non si è visto Zoom. supports all these things going forward, because people are going to be making singletons now and you want them to keep working in the future. Beh, I know we've answered this before, but let's do it again. How can a pool and other users be confident that a user isn't faking their space? Using partials. ecco sì, hanno fatto una domanda molto stupida, cioè come fa una pool a sapere che un farmer non sta inviando uno spazio fasullo che in realtà non ha? Giustamente Bravo gli risponde con i parziali, li hanno fatti apposta, voglio dire. It's pretty easy for there to be users who have like really jank setups where they're making È un'idea, Alessio, ci stavo pensando, sto aspettando che mi mandino un'altra 2070 super, così volevo fare un video con quella, anche se non è che ci sia tantissimo da spiegare. The block actually gets made. Mariano, where's farmer points stored? Is it on the blockchain or with the pool operator? This is in E the perché, Jolly, perché dovrebbero fare point prima? stub is completely separate. Cioè, the loro hanno sviluppato un ecosistema basato su un protocollo che non esiste, quindi hanno creato un qualcosa di nuovo. Il protocollo di pooling ufficiale è estremamente più semplice rispetto a quello che hanno dovuto creare loro. The user can audit the amount of returns they're actually getting from the pool and see if they're getting stiffed. È come dire che Hpool ed Ecopool hanno utilizzato un emulatore Android per farci girare Android sopra, mentre chi, per fare l'analogia con il mondo del pooling, mentre chi aspetta il protocollo ufficiale semplicemente comprerà il telefono con già Android sopra. Of course È very quello. strongly incented to do, because that's a lot of money if you do succeed in making a block, but the pool doesn't have to trust the user to not just claim the rewards for themselves. The pool can go ahead and claim the rewards on their own. And worst case for the user, they get stiffed a little bit by the pool, so they leave the pool and start self-farming or go to another pool. But the pool can't stop them from doing that. Will we have a reference on GitHub for implementing pools? Quando avrei... We already do. Right. Come already do? There's instructions on how to run your own pool on testnet. Ecco. It's not, it's Ragazzi, questo ne volevo approfittare. Su GitHub in questo momento ci sta la possibilità di impostare una pool in testnet. Ok? Se non sapete che differenza c'è tra una testnet e una mainnet, forse questo non è il canale YouTube giusto, ma comunque... no, scherzo. Penso che tra oggi e domani implementeremo la pool in testnet di A-Pool. Se non avete visto, oggi è uscito il video. Non ha detto ancora una data per quella ufficiale in mainnet. Alessio, sì, si sa da settimane, bisogna riplottare tutto, molto semplice. If you used XCH to create your singleton, it's a real mainnet singleton. If you use TXCH, it is locked to testnet. We'll cover that more in details in the subsequent slides. Let's go back to that. Yeah. Ok, vediamo qualche testnet demo, qualche slide. I know you guys have a whole bunch of more questions. Please start putting them in the pools channel. Devs are going to actively start looking at that again, since they can have a little bit time now, since a good chunk of the pool reference code is done. And I will always be the catch-all of capturing questions that haven't been answered. Okay, so is my screen shared now? It is. Okay, awesome. So a couple things. No. One, you guys are all pool operators and devs, so you understand this, but we want to make it very clear.
we will no longer be issuing specific target dates. We've been burned. We're not gonna do it again. We try to give more transparency about goals of what we're trying to achieve, but dev is hard, right? So instead, we're going to have 3 stages, which we'll announce each stage very clearly, and we will make sure non ci sono what the date, stages are. ok? Perché si sono rotti le balle di quelli che domandano probabilmente. Il tutto sarà diviso in 3 fasi. La testnet launch che è già stata lanciata. The community, the pool operators to find and fix bugs in the reference code and their pooling software. Okay, it's the place where we try to get it all working. When we feel most of the critical bugs dopo are done, il lancio della testnet per quanto riguarda il protocollo di pooling, ci sta un test finale del reference code da parte dei developer di Chia per controllare che funzioni insomma tutto quanto, e solo dopo ci sarà il lancio per l'utilizzo pubblico sulla mainnet. We will launch to mainnet, okay, and everybody can use it. Now, the key question everybody's going to ask, because it's nonstop, is if I have the skills to use testnet code, can I plot portable plots? Ecco, qua dice, ragazzi, perché ovviamente se andate sulla testnet avete già la possibilità di creare i portable plots, ma come vedete è bello sottolineato, è altamente scoraggiato l'utilizzo di questa cosa. You'll never be able to use that mainnet. So even if you try this, be very careful how you try it, because you might have just wasted a whole bunch of time. Second, if you do portable plots using a mainnet singleton using testnet builds, remember, we first launched anche perché i come dice, i portable plots creati utilizzando la testnet singleton sono legati per sempre alla testnet, viceversa per la mainnet. Or at least limit or have broken functionality for that singleton. It kind of might work. Perché lo scoraggiano? Perché se trovano e correggono dei bug nella build di testnet sui smart contract, tutti i singleton precedenti, quindi prima del fix, saranno probabilmente rotti. Ok, utilizziamo questo termine, facciamo prima. Validation stage, when we say, hey, we think we're pretty good, then your viability for using testnet code to platform mainnet might increase a lot. Okay, but if you do it beforehand, you're just taking all the risks with probably very little reward in that. Okay, now if you want to guarantee that every plot you created for portal plots work, wait for mainnet. No, ragazzi, non potete ancora plottare i portable plots nuovi. Lo potete fare nella testnet, ma saranno utilizzabili solo nella testnet. Target audiences for Chia dev, community devs, and pool operators. Okay, any testnet plots you create with TXCH won't work on mainnet for sure. We're guessing is less than 10% chance that if you use the ecco, qua vi fa anche una probabilità, cioè nel momento in cui siamo in testnet launch, i testnet plot non vinceranno sulla mainnet. Once we get to full self-validation stage, we invite those cutting edge community members who really like to take risks. No, ma Jolly, io penso che lo stiano dicendo perché sono, cioè, davvero la community che si è fatta intorno a Chia non è espertissima, ecco, di questo mondo, quindi credo che abbiano invertito un po' il loro modo di anche parlare a tutta la community in maniera molto più chiara, molto più specifica, perché altrimenti davvero molti non capiscono. Ok, question and answer tecniche, vediamo. So we already done the technical Q&A, and we're already running a little late. So I want to add one last thing. As soon as Chia Dev validates the pool reference code, has no critical bugs, and works properly end-to-end for 3 days, we're launching in mainnet. Nel momento in cui ci saranno i test per 3 giorni, non ci saranno errori o problemi sulla testnet, allora lanceranno il tutto sulla mainnet. We're baking it for 3 days. If we find a critical bug, the clock resets, and then we fix that bug, and then we try again for 3 days. Once we feel 3 days is good, we're launching the sucker. That's how you'll know when it's ready to launch. Okay, please, no more when pools dates.
when we get to this stage, you know, it's probably going to be within 3 days unless we sign something. Lo stanno critical. dicendo anche loro, Okay. per favore, So, non chiedete più quando That's usciranno it le for the pull. presentation. Thank you very much for everybody joining. This will be up on YouTube. We will probably do follow-up Zoom call if we think it's necessary, but right now we're going to take most questions on key-based pools. Finisce Channel. qua. So, and anybody want to wrap up? Gene, Bram? Thank you for being patient. We've been live over a month. Ringraziamenti We'll vari. get to you shortly. It is one of the cooler implementations of Chia Lisp so far. Yeah, we've really been. Oh. You're here. You're still here. Oh yeah, sorry. We've really been dog fooding Chia Lisp with this, and so if you dig into how it's implemented, it really involves some really interesting and Sì, ecco, Chia ha detto questa cosa. Non i dev. I dev l'hanno appena specificato. Non ci sono date. Non ci sono date. Dog fooded example of Chia Lisp development as well. Okay, everybody. Thank you very much. Again, Keybase Pools channel, primarily targeted at pool Va bene, operators. adesso si spostano. Noi possiamo anche uscire da qua, ragazzi. Usciamo dal webinar. Ora qua del casino. Andiamo in chat. Va bene. Considerazioni finali. Considerazioni finali. Voi che cosa ne pensate? Io so già che adesso vi scatenate. Intanto dico la mia. Un filo di poca serietà, devo essere onesto. Hanno avuto un filo di poca serietà nelle fasi iniziali del rilascio della coin, della mainnet, eccetera eccetera. Stanno cercando di metterci una pezza in qualche modo, è giusto così. Adesso non ci sono più date, quindi può uscire domani, anzi fra 3 giorni almeno. Tutte le date che leggete in giro, ragazzi, sono delle cagate. Come ho detto anche nel video di oggi, non c'è una data precisa. Molti dicevano che uscivano oggi, non è vero niente. Oggi esce la testnet, o meglio, è uscita già la testnet per quanto riguarda il protocollo di pooling. Ok? Quindi hanno detto ciò che già si sapeva. In realtà io l'ho detto in un video di qualche giorno fa, dove dicevo tutte le novità riguardo le pool. Hanno aggiunto qualche informazione in più, quindi non sarà effettivamente una terza chiave, ma sarà la seconda chiave che verrà modificata, che quindi sarà totalmente diversa. Hanno fatto vedere sulla GUI come si creeranno i nuovi plots, come ci si attacca da una pool all'altra. Dalla GUI è assolutamente molto semplice da fare. I programmi di terze parti, quindi Chia Plot Manager, eccetera, eccetera, dovranno essere aggiornati per poter creare questi nuovi plots. Che altro? Vabbè, poi magari faccio un video riassuntivo, anche se mi sembra che più o meno sia questo. Nulla di esagerato, se non il fatto che hanno detto chiaramente che i plots che andate a creare in testnet non li potete usare poi in mainnet. Questo mi sembra chiaro. A tal proposito vi dico che quasi sicuramente tra domani e dopodomani rilasceremo la testnet per quanto riguarda anche la nostra pool, perché vogliamo vedere effettivamente come va a funzionare. Potrete partecipare se volete alla testnet della pool A-Pool. Non vincete nulla, ve lo dico prima, non si guadagna nulla, ok? Non serve a niente, è una testnet, sarà una testnet anche quella. Vediamo. Vediamo. Un business del genere, Giordano, sono relativamente d'accordo con te, come detto. Stare in silenzio, lamentarsi non serve a nulla, dipendiamo da loro. Sono d'accordo con te, Jolly. Possibile non essere d'accordo con te. BVTG74, grazie. Va bene, ragazzi, noi ci siamo fatti una piccola cultura in più, abbiamo sentito le voci dei developer, abbiamo visto che sostanzialmente dobbiamo aspettare, come dice anche Jolly. Ragazzi, è inutile che stiamo lì a lamentarci, a chiedere continuamente quando escono le pool, ma quando escono le pool, H-Pool ed Eco-Pool ci stanno surclassando perché loro saranno milioni di passi avanti rispetto a chi farà il protocollo ufficiale. È relativamente vera questa cosa. Hanno detto anche di fare, grazie Silex, di fare tra virgolette attenzione a quelle pool che possono decidere di non pagare, quindi di tenere frizzati un po' il payout
per quanto riguarda i farmer, scusate, le pool non avranno però il modo di poterselo tenere quello che vanno a frizzare, quindi una sorta di protezione in più data ai farmer. Ma che cosa va a essere... Ma che cosa va a essere con H-Pool? Scusa per il mio italiano. Sto imparando. Mariano, non ho capito. H-Pool è una pool non ufficiale, se questa era la domanda. Cazzo se la gente chiede. Mi sembra normale che uno ci metta 7-8-9 mila euro alla volta. Rudy, sono d'accordo con te in parte. Sono in disaccordo con te perché se una persona decide di investire 8, 7, 10, 100 mila euro, come ogni buon investitore dovrebbe fare, dovrebbe andarsi ad informare. È vero, hanno dato delle date. Queste date slitteranno. Magari passerà ancora un altro mese prima dell'arrivo delle pool. Ma se un investitore ha investito quei soldi e ha studiato, o comunque studia, e sa come funziona bene o male una criptovaluta, come funziona una blockchain, e in particolar modo questa di Chia, non sta lì col dire sto perdendo il treno, ho perso il treno, oppure mi sto perdendo dei guadagni. E la coin ancora in una fase è neonata, completamente neonata, quindi è normale che ci siano questi tempi tecnici di attesa. Per come la vedo io, poi. Sì, Mariano, sì. Su H-Pool sarà comunque ancora possibile continuare a minare, nessuno lo vieta, voglio dire. Fino a che i plot normali sono utilizzabili, e hanno già detto che lo saranno per, tra virgolette, sempre, quindi... Questo è vero, Rudy, ma a maggior ragione, come ti dicevo prima, se una persona è già in questo mondo sa benissimo che i rinvii e i rilanci sono all'ordine del giorno. Ti faccio un'altra domanda. Quindi i dev di Ethereum sarebbero persone poco serie? E da... andrebbe bollata Ethereum come moneta poco seria solo perché hanno rilanciato di quasi un anno Ethereum 2.0? No, è la normalità. Questo mondo è la normalità. Cosa consiglio di fare adesso per non stare fermi ed aspettare il lancio della pool ufficiale mainnet? Ragazzi, io quello che ho detto anche grazie Stefano. Qualche giorno fa o in qualche video fa, adesso non ricordo dove lo dissi. Ah, dove parlavo di H-Pool proprio. Intanto grazie Mauro per la donation. Se non avete nulla da perdere, voglio dire, avete già dei plot e avete questa necessità di dover continuare a plottare perché altrimenti vi sentite mangiare dentro se il vostro invoimista è fermo a plottare, fatelo. Cioè, non è che c'è qualcuno che ve lo vieta, è sconsigliato, ma se lo volete fare, fatelo. Fatelo magari anche su H-Pool per guadagnare qualcosina, perché no? Prima scambiavo due chiacchiere con i ragazzi su Discord, mi dicevano che con 250 plot, adesso non ricordo, sono circa 8 dollari più o meno al giorno, se ho capito bene. Può essere una fesseria, però vi riporto qualche informazione. Non lo so direttamente io perché su H-Pool non mi ci sono neanche avvicinato. L'unico mio avvicinamento ad H-Pool è stato il video che ho fatto. Basta. Da una parte è meglio il rinvio di TH2. Ecco, perché non dovrebbe esserlo anche nel caso di Chia? Perché se ciò ci porta ad avere meno problemi nel futuro, è un bene. Perché, cioè, le pool, una volta che sono partite, se dovessero esserci dei problemi gravi, che quindi in qualche modo andrebbero ad inficiare tutti i pool fatti magari in una settimana da tutti i farmer e costringerebbero le persone a rifarle da zero, quello sarebbe il vero disagio. Allo stato attuale, invece, loro hanno preferito prendersi del tempo per far sì che venga rilasciato un codice sicuramente più stabile. Questo sicuramente lo elimino da ciò che ho appena detto, perché solitamente quando viene lanciato poi con un largo utilizzo, quindi su una mainnet, si può vedere effettivamente se ci sono dei problemi o meno. Il grosso dei problemi sicuramente lo vedranno in testnet, ma qualcosina, secondo me, come sempre è successo, ci sarà anche in mainnet.
Concordo anche con Pampa. Ecco, esatto Valerio, esatto. Lottare e aspettare le pull invece di consumare le vuoi. Io personalmente faccio così, Claudia, poi ognuno è libero di fare come vuole. Confermi che con 512 plot almeno uno è sicuro che passa il filtro? Il filtro lo puoi passare pure con 2 plot, eh. Giordano è H-Pool, H-Pool. Se vai sul mio sito, sì, Giaone, sul mio video, sul mio canale YouTube c'è un video dove parlo di H-Pool. Buonasera Giovanni. Faccio da adesso plot con H-Pool, poi i guadagni che faccio dove li sposto? Li puoi spostare sul tuo wallet, che sarebbe il programma di Chia, o li puoi spostare direttamente su un exchange, che può essere gate.io, può essere OKEx, crypto.com, quando darà la possibilità di fare il deposito del token XCH. Allo stato attuale ancora non si può fare, almeno fino a ieri non si poteva fare, adesso non lo so se hanno cambiato, controllo insieme a voi, ma non credo, ne dubito. Vediamo. No, ancora non si può fare. Va bene. Comunque, ragazzi, direi che siamo arrivati. Qualcosina in realtà l'avevo già preannunciata nel video che è uscito poco prima dell'inizio della live. Il video sarebbe dovuto uscire alle 13, ma ho avuto un malore di non poco conto, quindi non sono riuscito a metterlo in orario ed è uscito un po' in ritardo. Chiedo scusa. Comunque, che pool hai in vista per minare? Mariano, personalmente noi abbiamo aperto la nostra apool.space, che potete vedere già adesso sul sito, che ovviamente è inutile, il sito serve semplicemente per pubblicizzare, per metterla, per listarla sulle varie liste delle pool di Chia. Comunque, ragazzi, io vi ringrazio ancora nuovamente, scusate se ho battuto su qua perché mi sa che ho fatto casino col microfono, comunque. Noi ci rivediamo domani con un nuovo video e ho un po' di idee in testa sul video da portare. Penso che non sarà incentrato su Chia, però ve lo dico già. È un video che avevo già registrato, forse però lo dovrò modificare in alcuni punti, dove vado a parlare delle varie differenze di payout che ci sono con le pool, quindi PPS, PPLNS, eccetera, eccetera. E questo vi servirà, sicuramente sarà utile per voi per capire qual è la pool da scegliere, in modo da non fidarvi solo ed esclusivamente dai numeri, ma anche da un minimo di vostra informazione, che è quello che vi invito sempre a fare io. Informatevi, a prescindere di quello che io vi possa dire o altre persone vi possono dire, cercate di reperire le informazioni sempre dalla fonte, quindi vi invito a seguire i ragazzi su Twitter, Bram Cohen in particolare, quello più attivo di tutti, insieme a Jen Hoffman. Li trovate comunque entrambi sul profilo Twitter ufficiale di Chia Project. E poi, se vi va, potete seguire anche me su Instagram, trovate i link giù in descrizione. C'è sempre il Discord, non so se siamo arrivati a 1000 utenti, se non ci siamo arrivati, solo che siamo tantissimi sul Discord, quindi giù il link, trovate il link in descrizione. In più vi dico che ho aggiornato i livelli Patreon, ho calato i prezzi e ho aggiunto finalmente, perché molti me lo avevano chiesto, nuovamente la possibilità di creare di sostenere il mio canale con un livello che vi permette di avere una consulenza gratuita al 100%. Va bene, detto questo, ragazzi, io direi che ci siamo. Noi ci vediamo domani. Fate bravi. Ciao a tutti.